Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 174. Achille contro il fiume. Achille furioso, dal suo cocchio guidato da Automedonte, fidato scudiero, mena colpi a destra e a manca, uccidendo senza pietà chiunque si trovi sulla sua strada. Giunti, retrocedendo al fiume Scamandro, i troiani spaventati si separano in due tronchi, uno che si avvia alla piana e l'altro in cui i disperati si tuffano nei gorghi del fiume in cerca di protezione. La divinità del fiume, il dio Scamandro, che parteggia per Ilio e vuole aiutare la fuga dei suoi protetti, si apre in un guado. Achille, che non cede di un passo dalla sua intenzione di uccidere quanti più avversari può, dal carro salta sulla riva e, inseguendo i soldati in rotta, dà inizio alla carneficina. Affonda colpi, pare, alla cieca, senza guardare, trafiggendo ogni corpo che incontra. Le acque del fiume, in fretta, si fanno rosse. Si tuffa nelle nere acque del dio fiume per andare a ripescare i fuggitivi. Ed eccolo, infatti, che trascina fuori 12 giovanissimi soldati, lega loro i polsi e li consegna ad un compagno con l'incarico di portarli nell'accampamento acheo. Sono destinati ad essere sacrificati sulla pira di Patroclo. La sua sete di massacro non si è ancora estinta. Incrocia Licaone, uno dei figli di Priamo. Questo sfortunato è stato catturato tempo prima proprio da Achille, venduto come schiavo, riscattato e ritornato a Troia. Il suo triste destino lo porta di nuovo di fronte ad Achille, il quale questa volta non avrà pietà di lui e lo ucciderà. Licaone è nudo, senza armi. Ha gettato la sua armatura nella speranza di riuscire a salvarsi nelle acque dello Scamandro. Ma Achille gli blocca la strada. Il poveretto si accascia a terra e cerca di abbracciare le ginocchia del nemico, pregandolo di risparmiarlo. Proprio questo movimento repentino in avanti gli salva temporaneamente la vita, evitando di essere trapassato dalla lancia del figlio di Peleo. Ti scongiuro, non uccidermi. È vero, sono stato venduto come schiavo a Lemno e la mia vendita ti ha fruttato 100 buoi. Pagando 3 volte tanto sono riuscito a riscattare la mia libertà e sono solo 12 giorni che sono tornato a Troia. Zeus mi deve odiare se mi ha messo sulla tua strada una seconda volta. Ricorda però che io non sono figlio di Ecuba. Priamo mi ha concepito con la bella Laotoe, madre di Polidoro, che tu hai già ucciso. Non sono parente di Ettore, che ha tolto la vita al tuo più caro compagno. Stolto, non parlarmi di riscatto. Prima della scomparsa di Patroclo risparmiavo la vita dei troiani e molti li vendevo come schiavi e il mio cuore in verità non voleva la loro morte. Ma adesso nessuno di voi potrà scampare alla sua ora funesta se gli dei non mi impediranno di sterminarvi tutti. Specialmente voi, figli di Priamo. Non strillare. Morirai anche tu, mio caro, così come morirò anch'io. Patroclo è morto ed era un uomo ben migliore di te. Guardami, non vedi quanto sono bello e potente? Ebbene, fui generato da un padre nobile, con una divinità. Eppure, anche per me, gli spiriti della morte stanno fremendo, nell'attesa di volarmi addosso. Sarà un mattino, una sera, un pomeriggio, ma arriverà il momento in cui il nemico mi strapperà la vita, con un dardo o una lancia.
Achille affonda la sua spada nel collo di Licaone e ne getta il cadavere nelle acque del fiume. Così facendo, condanna il poveretto a non avere riti funebri e sepoltura. Il suo corpo verrà mangiato dai pesci. Un'azione di altero disprezzo da parte del principe di Ftia. La divinità del fiume Scamandro si infuria e medita come reagire a tanta violenza irrispettosa dei più basilari comportamenti civili. Il dio del fiume ispira furore nel cuore di Asteropeo, che è stato preso di mira da Achille. Asteropeo, infatti, uscito dalle acque del fiume con aria di sfida, attende l'assalto di Achille. L'eroe di Ftia tende la sua lancia verso il troiano, il quale ambidestro si muove con 2 lance. Entrambe volano verso l'avversario. La prima si conficca nell'impenetrabile scudo opera di Efesto, fermandosi allo strato interno più nobile, una placca di oro indistruttibile. La seconda lancia di Asteropeo ha maggior fortuna e ferisce Achille al gomito, facendogli uscire un fiotto di nero sangue e soprattutto facendogli sbagliare il getto della sua lancia, che si conficca in un cespuglio più in là. Spada alla mano, Achille corre verso Asteropeo, che sta tentando di svellere la sua lancia dal terreno. Non ce la fa, non ce la può fare a maneggiare quella formidabile asta, ma non lo sa e continua a tirare. In un lampo, Achille gli è addosso e lo trafigge al ventre, mandandolo nell'Ade. Spogliato Asteropeo dalle armi, abbandona il corpo nel greto del fiume a far da cibo per pesci. Recuperata la propria lancia, Achille riprende a fare decine e decine di vittime. Il fiume Scamandro, prendendo forma e volto umani, con voce furente parla dalle profondità delle sue correnti. Tu sei senz'altro il più forte tra gli uomini, e così commetti crimini superiori a tutti quelli commessi dagli altri mortali. E nonostante questo i numi ti proteggono. Se Zeus dalla bianca folgore ti concede la gloria, se lui permette a te di fare strage di troiani, porta a compimento i tuoi eccidi lontano da me, spostati nella pianura. I miei gorghi sono ormai colmi di soldati morti, non riesco più a portare le mie acque nel grande mare, tanti sono i cadaveri che affollano i miei fondali. E tu non fermi la tua mano, no, tu continui a imperversare con il tuo massacro. Interrompi perciò la tua furia, oppure vattene di qui. Io provo solo orrore nei tuoi confronti. E Achille: obbedirò al tuo desiderio, divino Scamandro, ma non ho certo intenzione di smettere di uccidere i troiani prima che non si siano rintanati in città e soprattutto prima di aver affrontato Ettore in duello. Achille così parla, ma presto dimentica la sua promessa e si ritrova ad uccidere troiani in un punto del guado. La divinità del fiume allora si gonfia furiosa, gettando flutti di acque nere, di fango e di sangue. Dal suo ventre il fiume depone sulle sponde i cadaveri, mugghiando come un toro, e trascina tra i suoi gorghi i fuggitivi e i feriti nel tentativo di occultarli alla vista di Achille. Allo stesso tempo Scamandro si alza in gigantesche onde che si rovesciano su Achille e sul suo scudo. L'eroe barcolla sulle gambe per quei colpi potentissimi. Bloccato dal fiume, in mezzo al guado, Achille subisce l'attacco del dio. Con agilità l'eroe guadagna la riva, sradica un olmo rigoglioso e lo usa per arginare l'assalto delle onde, giusto il tempo per permettergli di fuggire. Achille, sconvolto, corre via dal fiume, braccato sulla pianura da quelle onde nere che lo vogliono sopprimere, affogandolo. Lui, si sa, è velocissimo, ma per quanto figlio di una dea non può competere con una divinità. Il fiume gli sta addosso. Ogni volta che si gira a controllare se per caso il fiume abbia desistito dall'inseguirlo, Achille ritrova a poche braccia da sé quelle onde nere alte e minacciose.
I suoi piedi sono immersi nel fango che lo sta raggiungendo. Non ce la fa quasi più a correre. Oh Zeus, è forse questa la mia fine? Nessuno degli dei viene a salvarmi. Quanto crudele è stata mia madre nel raccontarmi che sarei morto coperto di gloria sotto le mura di Troia, trafitto da un dardo divino. Almeno mi avesse ucciso Ettore. La mia morte verrebbe dalla mano di un valoroso guerriero. E invece il mio fato vuole che io muoia annegato come un pastorello trascinato nel fiume durante un temporale. Appaiono per un attimo Atena e Poseidone, che lo rassicurano che non è destino che egli soccomba al fiume Scamandro. Egli è l'uccisore di Ettore e dopo aver ucciso il campione troiano Achille tornerà salvo alla nave. La gloria sarà sua. A queste parole Achille si ferma, si gira e controcorrente va ad affrontare Scamandro. Il fiume divino vuole farla finita con Achille, lo vuole vedere affondare con la sua armatura nel fango delle sue profondità. Chiede aiuto al fiume Simuenta e insieme alle sue acque innalza onde portentose che incombono altissime sull'eroe e avranno sicuramente la meglio su di lui. Hera invia Efesto ad aiutare Achille. Con il fuoco dovrà fermare l'avanzata dei fiumi. Mentre Efesto ottempera tempestivamente agli ordini della madre, bruciando i cadaveri sul bagnasciuga e appiccando fuoco intorno all'alveo del fiume, Hera invia un vento secco dal mare per far aumentare le fiamme in direzione di Troia. Presto il calore aumenta sempre di più. Il fiume cede all'azione del dio e chiede ad Efesto di cessare quella tortura, poiché le sue acque già ribollono e i pesci muoiono. Ma il dio del fuoco non smette. Solo quando Scamandro promette di non sollevarsi più in favore dei troiani, Hera concede alla divinità delle acque un po' di ristoro, ordinando ad Efesto di interrompere gli incendi. Gli dei, eccitati per la scena dello scontro tra Efesto e Scamandro, scendono ad affrontarsi nella rada di Troia. Ares apostrofa Atena, vendicativo. Cosa ti porta, mosca senza valore, ad incitare gli immortali alla guerra? Ricordo come hai spinto Diomede a ferirmi. Ne hai goduto, vero? Pagherai oggi per quel gesto. La potente lancia di Ares si abbatte sull'egida di Atena, il leggero scudo fatto con pelle di capra. Leggero, certo, ma nemmeno la folgore di Zeus lo può scalfire. La dea indietreggia e raccoglie un masso che era stato usato in antichità come confine di un campo e lo getta verso Ares, colpendolo al collo e facendolo cadere a terra senza fiato. Sei uno sciocco a continuare a sfidarmi quando ben sai che son più forte di te. Continua con questo atteggiamento e accontenterai solamente gli spiriti della vendetta invocati da Hera. Lei è molto irata con te per essere passato dalla parte dei troiani. Afrodite giunge in volo ad aiutare Ares, che sta boccheggiando, lo rimette in piedi e fuggono via. Hera incita Atena ad inseguire i due. La dea dagli occhi azzurri piomba su Afrodite, colpendola al petto e facendola rovinare a terra, in una nuvola di polvere. Poseidone e Apollo si affrontano. Il dio del mare invita allo scontro il nipote, affermando quanto sia disonorevole evitare il combattimento, mentre tutti gli altri dei sono presi dalla lotta. Stuzzica il dio splendente ricordandogli come insieme, proprio a Troia, sono stati umiliati da re Laomedonte, il quale non ha rispettato i patti riguardo la ricompensa per la costruzione delle invalicabili mura di Ilio. Perché allora, immemore pazzo, difende proprio i troiani? E Apollo, credo che potrei essere ritenuto pazzo se combattessi contro di te a causa di questi piccoli uomini che crescono come foglie, mangiano del frutto del campo e poi, in breve tempo, nel campo imputridiscono. Lasciamo questo luogo, che gli altri dei si divertano come vogliono. Artemide lo rimbrotta. Come? Concedi a Poseidone la gloria della vittoria senza combattere?
Non ricordi come ti vantavi con gli altri dei di poter affrontare anche il Signore del mare, e ora che fai? Giri le spalle? Apollo non le risponde. Hera si avventa su Artemide. Cagna sfrontata, come osi sfidarmi? Hai la forza della leonessa e il tuo arco uccide, ma nulla puoi contro di me. Ora scoprirai di quanto ti sono superiore. Hera blocca con la sinistra le due mani di Artemide e le strappa l'arco dorato dalla spalla. Con questo le percuote le orecchie. La faretra lascia cadere le frecce d'oro a terra. Artemide riesce a divincolarsi e a fuggire via, abbandona arco e frecce e vola all'Olimpo. Hermes parla con Leto, madre di Artemide, che sta amorevolmente raccogliendo le frecce della figlia. Non è mia intenzione combattere con te, Leto. Non si può sconfiggere una delle spose di Zeus. Sarebbe uno scontro inutile. Per quanto mi riguarda, puoi vantarti, se vuoi, di avermi sconfitto con l'uso della forza. Sull'Olimpo piange Artemide, accasciata sulle ginocchia di Zeus. Il suo vestito ambrosia e zafferano trema sotto i singulti del suo petto. Il re degli dei sorride e ascolta il suo racconto della violenza subita dalla mano di Hera. Apollo si muove all'interno delle mura di Troia, mentre tutte le divinità sconfitte e vincitrici ritornano all'Olimpo a sedersi attorno al trono di Zeus. Priamo, sulla torre maestra della città, vede Achille che stermina avversari su avversari. Scende lungo le mura ad assicurarsi che i sorveglianti alle porte le aprano e facciano entrare quanto più velocemente i soldati e che poi altrettanto fulmineamente spranghino i battenti, lasciando fuori quel fuoco pericoloso. Le porte si aprono e mentre un fiume di uomini entra cercando riparo, Apollo, invisibile, esce dai battenti. Sa che senza un suo intervento Achille riuscirà a penetrare in Troia. L'eroe di Ftia, infatti, sta incalzando sempre più dappresso le truppe di Ettore. Apollo si avvicina ad Agenore, figlio di Antenore, che sta decidendo di affrontare Achille proprio per dar tempo ai compagni di entrare in città. Nella sua mente i pensieri si accavallano, alternandosi tra azioni gloriose e un umano desiderio di fuga. Sorretto da Apollo, deciso a salvarlo da morte, Agenore chiama a gran voce Achille e si mette in posizione con lo scudo ben piantato davanti e la lancia appoggiata sopra. Prende la mira, carica il braccio e lascia andare il suo tiro. L'acuta asta colpisce Achille ad una gamba, sotto il ginocchio. Le protezioni di Efesto salvano ancora una volta Achille, che barcolla un attimo e riprende la sua corsa verso Agenore. Mentre lo scontro inizia, Apollo prende le sembianze di Agenore e combatte al posto suo. Il troiano, in una nuvola di nebbia, viene portato in salvo. Apollo affronta Achille e poi, retrocedendo, lo attira lontano dalle porte e dalle mura di Troia. Poi il dio simula una fuga, lasciandosi inseguire da un Achille furente. Lo attira verso lo Scamandro, rallentando ogni tanto per dargli l'illusione di essere in grado di riuscire a raggiungerlo. Nel frattempo, le porte di Troia si richiudono dopo che l'ultimo soldato è stato tratto in salvo. Apollo, che tutto ode, sente che la città che ama è ora al sicuro. Arresta la sua corsa, riprende la sua forma e attende Achille. Achille, insegui un dio? Sei pazzo. La tua furia assassina ti ha fatto scordare dei troiani, che ora sono al sicuro dietro mura invalicabili. Funesto tra gli dei, mi hai imbrogliato. Hai deviato la mia mente, portandomi lontano dalle mura e privandomi della gloria di gettare nella polvere altri troiani. So che non temi la mia vendetta, eppure, se ne avessi l'occasione, non esiterei a vendicarmi per questa tua azione. Veloce si gira,
e inizia a correre verso Troia. Ormai non c'è più la calca davanti alle porte, le mura all'esterno paiono deserte. Achille vede solo carri distrutti, aste rotte, pezzi di armature ed elmi e cadaveri. No, non c'è solo desolazione davanti alle porte di Troia. C'è una figura alta e slanciata, armata di scudo e lancia, che immobile pare attendere proprio lui. Ettore. Fatti sentire, lascia un commento e metti un like se ti è piaciuto questo episodio. Condividi i tuoi episodi preferiti con i tuoi amici, è il gesto più sincero e gratificante per aiutarmi a far crescere questo canale. E se non lo hai già fatto, iscriviti subito. In questo modo non perderai mai un nuovo episodio. Se credi in questo progetto e vuoi offrire il tuo supporto, ti invito a fare clic sul link Tipeee nella descrizione. Scoprirai come puoi darmi una mano a migliorare costantemente il nostro canale. E anche se al momento non sei interessato a supportarmi, fai comunque un salto su Tipeee, sempre usando il medesimo link, perché troverai notizie e aggiornamenti sulle varie puntate. Nei post soddisfo le curiosità degli ascoltatori rispondendo alle domande inviate su varie piattaforme. È il luogo ideale per ottenere risposte dirette alle tue domande. In libreria trovi Eracle, la via dell'eroe, il nuovo libro nato da questo podcast. Nella descrizione di questo episodio trovi un link dal quale puoi scaricare un estratto gratuito del libro. E lo stesso puoi fare con il primo libro, Il Re degli Dei. Dai un'occhiata anche al primogenito. Ringrazio i mecenati che su Tipeee supportano questo podcast entrando anima e cuore nel progetto. Speranza, Giacomo e Vanessa. Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Spreaker, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.